Ciao, sono Gaia. Ho deciso di fare questo video perché ho fatto la challenge 10 libri in 10 giorni e mi sembrava interessante parlarne. Ho deciso di fare questa challenge perché stavo leggendo Il Cardellino di Donna Tartt e mi sono resa conto che riuscivo a leggere tranquillamente 100 pagine al giorno. In questo periodo di quarantena, infatti, mi sentivo che avevo più tempo, che avrei potuto dedicare molto di più alla lettura e ho detto perché no? Scegliamo 10 libri intorno alle 100 pagine in modo da agevolarmi la cosa e le leggo uno al giorno. Ho documentato tutta questa missione, diciamo, su Instagram. Se volete andarmi a seguire, mi chiamo Gaia Lapasini su Instagram, lo scriverò qua sotto. E detto ciò, mi sono ritrovata appunto a leggere un libro al giorno. In questo video volevo raccontare un po' l'esperienza. Non voglio soffermarmi troppo sui libri perché diciamo che nonostante siano libri da 100 pagine sono libri anche abbastanza importanti e vorrei un attimo fare più una visione in generale appunto di quella che è stata l'esperienza. Il primo libro che ho letto è stato Uomini e topi di John Steinbeck. Ce l'ho fatta leggere in un giorno, è un libro breve, siamo sempre intorno alle 100 pagine. È scritto da, appunto, John Steinbeck, che è uno scrittore americano, libro pubblicato nel 1937. Nonostante sia breve, è molto denso ed è una storia anche molto toccante. Parla di due ragazzi, Lenny Small e George Milton, che sono due braccianti stagionali che lavorano nell'America del Sud. Lenny Small è, nonostante il cognome Small, un omone gigantesco che soffre di un disturbo mentale. Infatti è George Milton a prendersi cura di lui. Diciamo che non voglio parlare troppo della trama di questi libri, soprattutto perché essendo che sono tutti molto brevi, parlare troppo della trama secondo me toglie la curiosità di andarli a leggere e anche per chi magari non li ha letti, secondo me sarebbe bello poter vedere questo video e capire un po' cosa significa leggere 10 libri in 10 giorni, lasciando stare anche un po' quali sono effettivamente i libri nello specifico e nel particolare. Dico semplicemente che questo libro mi è piaciuto. Secondo me è un libro che va letto e lo dico quasi sempre quando leggo un libro, dopo aver finito di leggere un libro. Questo libro va letto, sì, perché ormai fa parte poi del nostro bagaglio culturale, un po' della nostra testa e questa è stata davvero una bella storia da leggere, secondo me. Il secondo giorno ho letto Lacci di Domenico Starnone e già volevo morire, perché ho scelto per iniziare proprio due libri molto sentimentaloni e pieni di emozioni e a volte non proprio emozioni felici. Infatti questo libro parla di un amore che finisce, un amore coniugale, e per farvi un attimo inizia così. Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io, sono tua moglie. Il libro si apre con delle lettere di Wanda che scrive a suo marito e chiede spiegazioni. Il marito infatti ha deciso di andarsene di casa e lasciare lei e i suoi due figli a cavarsela un po' da soli. Lui ha deciso di scappare con la sua amante e diciamo che questo libro racconta cosa succede quando un amore finisce e sviscera anche un po' tutto quello che è le emozioni, i sentimenti, non capisco me stesso, non capisco più te, non ti riconosco, tutte quelle cose che noi proviamo almeno una volta nella vita, secondo me, e se non le abbiamo provate fidatevi che Domenico Starnone ce le fa provare proprio qui. E poi soprattutto cosa succede quando un amore finisce e ci sono dei figli in mezzo. Questo libro mi è piaciuto molto, sempre molto breve, io potrei dire si legge in un giorno, ma è difficile leggerlo in un giorno secondo me, proprio perché è bello denso. Dunque, con questa voglia di vivere e voglia di continuare, sono passata al terzo giorno. Il terzo giorno ho letto Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace. Ho voluto dare un po' di brio, un po' di freschezza alle mie letture, essendo che stavo leggendo cose molto molto tristi. E questo libro mi ha fatto sbellicare dalle risate. Mi sono trovata in difficoltà coi tempi. Ho iniziato a leggerlo e poi mi sono messa a fare cose per l'università, non avevo modo di continuarlo e quindi ho deciso di approfittarne del mese gratuito su Storytel per ascoltarlo lì. David Foster Wallace viene ingaggiato dalla rivista Harper's intorno al
1996, quindi fine anni 90, viene ingaggiato dalla rivista Harper's per andare a fare una crociera in America, appunto, nella costa caraibica, mi sembra. E insomma lui deve scrivere un pezzo a riguardo, deve scrivere un articolo. Decide di scrivere questo articolo che poi diventerà un libro. Infatti in questo libro lui parla di quello che vede, di quello che prova durante questa strana crociera. Il quarto giorno ho deciso di leggere Lo straniero di Camus. All'inizio lo pronunciavo Camus, tanto per farvi capire la mia ignoranza, poi sono stata corretta e ancora adesso non lo so se lo sto pronunciando nel modo giusto. In ogni caso mi dispiace, non sono capace, con le lingue sono proprio un'ignorante. Questo libro l'ho ascoltato, anche questo, con Storytel, mi è piaciuto molto, sicuramente ci vorrebbe un video dedicato solo a questo libro e già a questo punto della challenge io mi rendo conto, cioè giorno 4, io mi rendo conto che non perché sono libri brevi sono facili. Infatti le 100 pagine del cardellino di Donna Tartt non equivalgono alle 100 pagine di Albert Camus. Questo già l'avevo sospettato, ma sicuramente questa challenge me ne ha dato la certezza. Quinto giorno e decido che è il momento di Gogol, il cappotto e il naso. Sì, non lo leggo esattamente, ma lo ascolto sempre nella versione audiolibro, sempre su Storytel. Infatti in quei giorni stavo facendo un sacco di cose al computer e mi trovavo anche bene ad avere un sottofondo che mi raccontasse qualcosa. Mentre ascolto queste storie mi rendo conto di averle anche già lette. Questi sono due racconti che fanno parte dei racconti di San Pietroburgo. Gogol è uno scrittore russo e che dire, sono delle storie che forse noi tutti conosciamo in realtà, perché di solito secondo me sono nelle antologie di italiano delle superiori, delle medie. Giorno 6, ritorno a leggere. Lascio da parte gli audiolibri e mi immergo nella lettura dell'Avversario di Carrère. Questo libro mi è piaciuto particolarmente. Perché racconta un fatto che secondo me incuriosisce tutti noi, ovvero la morte. Infatti Jean-Claude Romand è un assassino che decide di massacrare la sua famiglia, sua moglie, i suoi 2 figli, il cane, dopodiché va a casa dei suoi genitori, uccide anche loro, dopodiché prova a uccidere la sua amante e infine tenta il suicidio. Carrère sente parlare di questo fatto di cronaca avvenuto sempre alla fine degli anni 90 e decide che vuole parlarne, al che intraprende una corrispondenza con Jean-Claude Romand e alla fine ne nasce questo romanzo. In questo romanzo Carrère cerca di sviscerare quella che è la vita di questo assassino e ne racconta tutte le fasi senza soffermarsi troppo su quello che è l'atto dell'assassinio appunto in sé, l'omicidio, ma appunto parlando di cosa porta una persona a compiere del male. Parla infatti della sua vita, racconta del fatto che quest'uomo aveva iniziato a mentire già all'età di 18 anni sulla sua professione, sulla sua vita, anche alle persone che gli stavano più vicine, e aveva iniziato un po' anche a truffare tutti gli altri. Questo libro mi è piaciuto particolarmente. Ne parlo di più perché onestamente nel cuore proprio, non so. Bene, siamo al giorno 7 e ancora teniamo duro Il ballo di Nemirovsky. Questo è un racconto brevissimo che però ci fa capire già com'è la scrittura di questa autrice, Irene Nemirovsky, che potrei dire è una delle mie preferite. Ho fatto delle stories in merito, secondo me, abbastanza chiare, che trovate su Instagram, e se ne avessi la possibilità vorrei fare un video un po' più lungo e dedicato a questa scrittrice, perché secondo me merita. Arriviamo al giorno 8 e io decido di leggere Caino di José Saramago e qui praticamente si ferma la mia challenge perché mi areno completamente. Eravamo nei giorni di Pasqua quando l'ho letto e mi sembrava anche in tema, poi boh.
Insomma, José Saramago decide di riprendere la storia biblica di Caino e di riscriverla. Non sono arrivata alla fine. Non sono arrivata alla fine perché ho deciso che avevo tantissime altre cose da fare e questo libro non mi interessava parecchio, non mi interessava finirlo. A me non piace tanto lasciare i libri a metà. Sono sempre un po' triste quando succede, però poi pensavo che prima di andare a dormire volevo qualcosa da leggere e che piuttosto che leggere questo davvero guardavo il soffitto, quindi ho detto lasciamolo stare, andiamo avanti, magari per questo libro ci sarà un altro momento. In ogni caso non è che manca tanto a finirlo, mi mancano tipo 20 pagine, ma proprio non ce la faccio. Giorno 9 voglio leggere questo, che è Henry De Luca, Il peso della farfalla. Non l'ho mai letto, non l'ho letto perché appunto eravamo nei giorni di Pasqua, hanno deciso di programmarmi un esame all'università e... stop. Giorno 10 voglio leggere La sovrana lettrice di Alan Bennett e lo faccio in realtà perché ho proprio lasciato stare Henry De Luca, chi se ne frega, mi sono detta boh, non so, ho letto una pagina, non mi interessava e ho iniziato a leggere questo, che è il libro che sto leggendo tuttora. Infatti non l'ho ancora finito, sto leggendo molto più lentamente, sto leggendo le solite 5, 6, 7 pagine prima di addormentarmi la sera morta a letto, perché ho troppe cose da fare e la lettura è un mio hobby, un mio interesse che in questi giorni, nonostante io abbia detto avrò un sacco di tempo, non trova spazio. Bene, cosa ho capito da questa challenge? La prima cosa che ho capito è che non perché un libro è corto significa che è facile. Infatti mi sono imbattuta in dei bei libri densi che mi hanno, non dico fatto ricredere perché un po' me l'ero immaginato, però mi hanno dato la conferma di quella che era una mia supposizione, ovvero non perché un libro è corto allora significa che è facile. Ho trovato molto più facile leggere Il cardellino di Donna Tarta, che sono 900 pagine, piuttosto che leggere Lo straniero di Camus, che in realtà poi ho ascoltato in audiolibro, quindi pensate anche, c'è proprio le difficoltà. Seconda cosa che ho imparato è che la lettura deve essere un piacere e che non per forza bisogna leggere costringendosi a farlo. Non voglio che la lettura sia una sfida, non mi è piaciuto questo aspetto di questa esperienza. Probabilmente sarei riuscita in una situazione normale a leggere 10 libri in 10 giorni. L'idea di doverlo fare per forza, come tutte le cose, non mi è piaciuta tanto. Alcune cose positive di questa challenge sono state innanzitutto gli audiolibri, che prima ascoltavo ma non era mia abitudine farlo mentre, tra virgolette, lavoravo, comunque facevo qualcosa al computer, cucinavo, mentre in questo caso mi sono resa conto che si possono ascoltare gli audiolibri mentre si fanno tante cose, mentre, non so, si stende la lavatrice, mentre si pulisce la cucina. Dopodiché mi è piaciuto tantissimo, davvero tantissimo, condividere la mia passione per la lettura. Prima di questi giorni non avevo mai condiviso questo aspetto della mia vita che c'è sempre stato. Leggo da tantissimi anni, da quando ne ho tipo 10, cioè in realtà leggo come tutti da quando ho 6 anni, però compro libri e leggo libri da quando ne ho 10, diciamo, più o meno. E leggo davvero tanti. Non avevo mai pensato che condividere su Instagram, come adesso sto facendo su YouTube, quello che leggo mi avrebbe portato dei risultati. Ma che risultati? La condivisione, anche solo i messaggi delle persone che io non sospettavo leggessero, nel senso che come io tenevo questa cosa segreta anche gli altri lo facevano, dunque magari non ho mai trovato nessuno con cui parlare dei libri che mi piacessero, non ho trovato mai nessuno con cui scambiare opinioni personalmente, e invece mi sono ritrovata in questi giorni a ricevere dei messaggi, a poter parlare, a ricevere consigli di lettura. Infatti alcuni dei libri che ho letto durante questa challenge sono stati consigliati, appunto, mi sono stati consigliati su Instagram o su Twitter e è stato bellissimo, cioè questo è l'aspetto che mi è piaciuto di più, sicuramente. Dunque, finisce così il mio primo video su YouTube. Bene. Onestamente, esperienza un po' strana.
anche perché di solito non mi espongo, quindi per favore datemi del sostegno solo perché ci ho provato e non so, mettete like, iscrivetevi al canale. Io lol, non ho mai fatto queste cose. Ciao a tutti e buon weekend, non lo so.